Numero privato. Ma chi caspita è questo? Pronto? Ciao, sono Christian, titolare della Matrix e della Extreme. Sì. Vorrei inviarti un prodotto innovativo da farti provare perché vorrei il tuo parere. È un prodotto che ancora non esiste sul mercato, non abbiamo concorrenza e quindi insomma avrei la necessità che tu lo provassi e mi dicessi cosa ne pensi. Sì, 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 conosco molto molto bene entrambi i brand, ma Christian, io faccio off-road. Non credo che tu possa darmi niente che riguarda il mio ambito, ecco, io non corro in on-road. Sì, sì, lo so che ti occupi solo di off-road, ma mi è capitato di seguire dei tuoi contenuti sulle tue pagine social. Sono fatti molto bene e credo che questo prodotto ti possa interessare perché è pensato proprio per l'off-road. Io sono certo che ti piacerà, quindi fidati di me, provalo. Ok, ok, ma esattamente di cosa si tratta? Di cosa si tratta non te lo dico. Dammi il tuo indirizzo che te lo mando, è una sorpresa. Quando lo ricevi mi dici cosa ne pensi. Ok, ok, il mio indirizzo è Fabrizio Teghesi. Ok, grazie mille, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Ecco il pacco ragazzi, dobbiamo unboxare. Lo unboxiamo subito, lo unboxiamo subito. Ragazzi, avete capito che cos'è? È un bilanciatore per le gomme, Tire Balancer. Ma ci sarà sicuramente qualcosa di veramente particolare. Non ha né il peso né le dimensioni di un normale bilanciatore per le gomme. Andiamo all'altro tavolo e vediamo subito di aprire la confezione. Favoloso! Con il mio logo. Incredibile. Qua c'è un adattatore e ragazzi sembra essere totalmente elettronico. Wow. All'aspetto è veramente spettacolare. C'è un'alimentazione, quindi deve andare a 12 volts. Ma prima di fare danni, no, 12 volts, ok. Prima di fare danni sarà il caso che chiami qualcuno che mi dia un po' di notizie su questo oggetto. Sì, ciao, ciao, buonasera, sono Teghesi, Fabrizio, sì. Ascolta, ti chiamo per alcune informazioni relative al bilanciatore che mi è arrivato, l'ho aperto, è veramente spettacolare, poi c'è il mio logo sopra.
cioè favoloso veramente, ma non volevo fare nessun tipo di danno e quindi insomma dammi delle informazioni su come poterlo utilizzare al meglio e non creare appunto problemi. Grazie mille, ciao ciao, ciao ciao. Ragazzi, ho parlato con l'ingegnere che ha seguito lo sviluppo di questo tool e mi ha dato una valanga di informazioni, quindi non vedo l'ora di attivarlo insieme a voi. Mi procuro un alimentatore e partiamo subito. Allora, qui abbiamo l'adattatore che ho già aperto. Che cos'è, ragazzi? È un bilanciatore elettronico esattamente come quelli che si utilizzano e nel mio caso vendo giornalmente per il settore automotive. Quindi scala 1 a 1. Ragazzi, è praticamente questo oggetto. Qua si parla di equilibratura al lancio manuale, qua si parla di equilibratura automatica. Se vi ricordate, io ho già fatto un video sull'equilibratura delle gomme, quindi non dirò niente su tutti gli aspetti tecnici del perché si bilancia una gomma e a cosa serve e quant'altro. Se volete sapere maggiori informazioni andatevi a trovare il video, anzi vi farò un favore e ve lo lascio in alto a destra. Quindi cliccate il link e vedrete il mio video sul bilanciamento delle gomme. Ma veniamo a questo oggetto, ragazzi. Per il trasporto viene fornito con le due viti del sensore lente per evitare appunto starature e danneggiamenti del sensore. Quindi cosa faremo noi? Leveremo il tappo da qua. Stringeremo le viti del sensore. Come vedete tornano i segni che avevano fatto in fabbrica. Pensate che questi bilanciatori vengano tarati uno per uno in fabbrica. Quindi adesso ci montiamo l'adattatore e ci procuriamo un alimentatore a 12 volts per accenderlo. Ecco il nostro alimentatore. Bomba, vedete il logo Matrix e possiamo montarci la prima gomma. Ovviamente la montiamo con l'adattatore in questo modo per rendere più agevole la piazzatura del peso. Questo tasto serve per bloccare la gomma e adesso lanciamo. Fallo 0. Vedete? Ha dato 0,9 grammi e poi ha fatto un giro e si è messo in posizione, perché questo strumento si ferma esattamente dove dovremo posizionare il peso. Adesso rilanciamo la procedura e vi faccio vedere quanto è sensibile. Guardate, sto semplicemente picchiando sul tavolo. Adesso vedrete che darà un peso totalmente diverso. Vedete? 13 grammi e 9. Cioè è incredibile perché è chiaramente impossibile che da 0,9 sia passato a 13 grammi e 9. Quindi basta semplicemente sfiorare il tavolo per avere una lettura diversa, ragazzi. È molto sensibile e quindi bisogna avere un tavolo abbastanza stabile per avere una certezza di misurazione. Vedete? Adesso è tornato a 0,8, quindi si parla di 0,1 grammi in meno e si mette in posizione. Vi faccio vedere un'altra cosa. Questo strumento ha una logica che permette di capire se viene toccato. Vedete? È apparso don't touch. Vedete?
ancora 0,8 grammi. A questo punto ragazzi proviamo a mettere il peso. Il peso va messo in basso. Vedete, io ne ho preso proprio un pallino. E proviamo a rilanciare. Ce l'ha riposizionato esattamente nello stesso punto e ci dice che mancano 0,5 grammi. Quindi mettiamo un altro po' di peso. Ecco la nostra gomma bilanciata, ragazzi. È veramente uno spettacolo. Adesso non ci resta che proseguire con le altre gomme. E ragazzi, scusate per l'interruzione. Non so se avete fatto caso che sotto ogni mio video è spuntato un nuovo tasto. Si tratta del tasto del Super Thanks. Se volete dirmi grazie per i video settimanali che porto su questo canale, per gli argomenti, se vi è piaciuto in modo particolare un video, se volete supportare la crescita di questo canale, c'è questo nuovo tasto e quindi potete usarlo tranquillamente. Torniamo al video. Questa è molto sbilanciata, ragazzi, ci vorrà una quantità di peso non indifferente. Ecco fatta anche la seconda gomma, ragazzi, e quindi proseguiamo con la terza. Ragazzi, avete visto che strumento spettacolare che si è inventata la Matrix Tiles? È veramente un qualcosa di incredibile, deriva dalla tecnologia dell'automotive in scala 1:1. È veramente uno strumento di altissima precisione, chiaramente si fa un'equilibratura molto più accurata rispetto all'equilibratore statico e forse delle due è un pochino più lenta, perché ovviamente fin quando non leggiamo scritto balanced non smettiamo di aggiungere o togliere peso, mentre con l'equilibratore a lancio manuale siamo molto più imprecisi e quindi tendiamo a dar per buono valori che in realtà non sono perfetti, quindi a dar per buono un'equilibratura che in realtà non è perfetta. Sicuramente utilizzerò questo strumento quanto più possibile durante le mie equilibrature, soprattutto se preparo delle gomme a casa, perché ovviamente in pista necessita anche di un tavolo abbastanza fermo. Sicuramente è uno strumento pensato per il laboratorio o comunque per postazioni con gazebi propri dove siamo sicuri che appunto non ci siano nessun tipo di vibrazioni. È sicuramente un prodotto del tutto innovativo, brava la Matrix che ci ha pensato e sono convinto che la tecnologia nel nostro settore non guasti mai, quindi... Sì, ma scusi un attimo, è bello, bello. Ma quanto costa?
So per certo che questa è la domanda che vi siete posti tutti mentre guardavate questo video. Non c'è ancora un prezzo definitivo per questo oggetto, lo scopriremo nei prossimi giorni. Avrà un prezzo congruo con la tecnologia che viene espressa in questo prodotto e credetemi ce n'è veramente tanta. Ingegnerizzando un prodotto di questo tipo si spendano veramente tanti soldi. C'è da considerare che è un prodotto totalmente innovativo che non esisteva prima di oggi in questo settore e ovviamente i numeri di produzione sono più bassi rispetto all'automotive in scala 1:1, quindi è chiaro che questo avrà un prezzo sproporzionato se paragonato a un'equilibratrice in scala 1:1. Perché pensateci un attimo ragazzi, se produco un prodotto e ne vendo 100.000 esemplari, avrò sicuramente un prezzo di vendita minore dello stesso prodotto venduto in 1.000 esemplari. Molte volte troviamo dei prezzi sproporzionati nel nostro settore e questo ragazzi è dato solo e soltanto dai numeri bassi che si fanno in un settore di nicchia come il nostro. Quindi ragazzi spero che questo strumento vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se avete domande chiaramente non esitate a scrivere nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale e vi lascio in descrizione tutti i riferimenti dell'azienda Matrix. Se volete andare a visionare il loro sito web, volete vedere che cosa fanno, quali sono i loro prodotti, andateci pure, aprite la descrizione e troverete i link. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video, ciao!